siamo in uno dei più bei canali del panorama italiano, sia per la pesca a colpo che la pesca feeder. Siamo per l'esattezza ad Ostellato, nel canale Bando Valli e Lepre di Ostellato. Canale circondagliare che quest'anno, nell'anno 26, è teatro del campionato del mondo di feeder. Per cui siamo venuti a provare il campo di gara e nell'occasione vi faremo vedere alcune attrezzature, non per la pesca feeder ma per la pesca method, e cercheremo di entrare nei dettagli per insegnare qualche piccolo trucco. Il tratto del canale in questione è praticamente la parte vecchia del canale, cioè praticamente la zona, diciamo così, dove è iniziato tutto il mondo dell'agonismo in Ostellato. È un canale largo circa 80 metri in questa zona ben precisa, questa qui è la zona del boschetto, e oggi cerchiamo di insidiare brem, carappe, carassi, che in questa stagione dovrebbero iniziare a popolare in maniera interessante questo tratto di canale. Profondità circa 2,20 m, 2,80 m nel picco più alto centrale, in prossimità del cannetto opposto, dove oggi proveremo ad insidiare un pochino più le brem di taglia, circa 70-80 cm, per cui tutto un assetto oggi di pesca a method, e dovremo cercare di capire esattamente come mangiano i pesci, cosa vogliono a livello di esca e soprattutto come presentarli. Sicuramente per fare questo avremo bisogno di determinate attrezzature, perché oggi, se decidiamo di pescare a media, lunga distanza, cioè dai 45 agli 80 metri, avremo bisogno di attrezzature di un certo livello che ci permettano di raggiungere questa distanza con estrema facilità. Per cui adesso andiamo a montare la nostra attrezzatura e poi entreremo nei dettagli di come svilupperemo la nostra pescata. Guarda che carasso, un pesce da oltre 400 grammi che ha mangiato con irruenza pazzesca, veramente pazzesca, bellissimo. No, forse di meno di 400 grammi. Guarda che bello. Adesso lo rilasciamo immediatamente. Togliamo il nostro method dal guadino e appoggiamo il guadino nell'acqua. In questo momento qui non si può utilizzare la nassa perché non c'è il discorso della gara, e in questo qui, essendo un pezzo di campo di gara permanente, non si può utilizzare reti in acqua se non in competizione, per cui la salvaguardia del pesce è molto molto importante, soprattutto in questo canale che è veramente una risorsa per tantissimi. Allora, nella pesca method l'utilizzo del cronometro è una cosa molto importante, non perché
vogliamo cercare di crearci dei problemi, è perché riusciamo a capire quanto tempo stiamo in acqua e soprattutto se le abboccate avvengono in determinate tempistiche. Spesso e volentieri ci accorgiamo durante la gara che i pesci, o durante la nostra pescata, che i pesci mangiano dopo 5-6 minuti, per cui sarebbe inutile togliere l'esca dall'acqua prima dei 5 minuti e sarebbe inutile stare nell'acqua dopo almeno 10 minuti. Dobbiamo sempre cercare di centrare la tempistica giusta della nostra posa in acqua, perché troppo poco o troppo sarebbe sempre la parte sbagliata, per cui una valutazione di massima fatta con un cronometro ci aiuta tantissime volte a trovare il sistema giusto per vedere qualche mangiata. Situazione abbastanza inusuale del canale, perché quando siamo arrivati l'acqua era completamente ferma, anche se c'era un po' di presenza di erba tagliata sopra l'acqua e di piccoli rametti che davano fastidio nella pesca. Adesso sto tenendo la canna in una maniera non troppo consona per la pesca method, cioè molto alta dall'acqua, in maniera da creare un angolo d'ingresso del filo abbastanza lungo. Questo perché il vento ci spinge verso di noi tutto lo sporco che c'è in superficie. Mettere la canna troppo bassa vorrebbe dire caricare il nostro filo di questa erba, di queste foglie, di questi rametti che ci sono in superficie, e noi avremo sempre la canna che si sposta, perché il peso dell'erba che si va a accumulare non ci consentirebbe di vedere la mangiata, per cui in una maniera inusuale ho alzato un po' la canna, l'angolo d'ingresso del filo è un pochino più lungo e questo vi assicuro che tante volte ci aiuta per evitare queste problematiche. Come dicevo, siamo arrivati, l'acqua era ferma, adesso sta rimontando a sinistra, una situazione abbastanza difficile e i pesci hanno anche rallentato a mangiare, perché da fermi come erano, che la mangiata erano abbastanza rapide, che nei giro di 2 o 3 lanci vedevamo un segno, e adesso è circa mezz'oretta che non vediamo più nessun accenno alla nostra canna. Però insomma la pesca method è anche questo, non possiamo pensare di prendere un pesce a ogni lancio e di conseguenza dobbiamo essere in grado noi di creare alcuni interessi. Ma che vada, adesso cambieremo la nostra esca da un bando, metteremo 2 pinchi o un pinchi e un bigatto bianco su un amo del 16, sempre con un filo del 14, proveremo magari a vedere se qualcosa si muove. Stanno facendo una mangiata, stanno probabilmente facendo lo sfalcio nel canale e stanno mettendo a posto le rive, per cui si è riversato un po' di taglio dell'erba, e questo cosa succede? Prende dentro il nostro filo e vediamo spesso e volentieri caricarsi la cima senza... Eccola qui la mangiata, bellissima. Oh porca miseria, questa è grossa. Anche se la mangiata è stata molto timida, il pesce penso che sia un pescione, perché il peso è notevole sulla canna. Ha fatto proprio 2 partenze rapide, per cui presumo che sia un altro bremone che adesso è nel centro del nostro fiume, anzi del nostro canale. Noi cerchiamo di avvicinarlo, ma le testate sono belle violente. Sicuramente questa canna ci consente di fare un recupero molto fluido di pesci di questa taglia, perché ha questa azione veramente di punta ma progressiva che arriva fino al pezzo centrale e assorbe qualsiasi ripartenza del pesce. Come vi dicevo prima, l'utilizzo della frizione in questo caso o dell'antiritorno diventa fondamentale, soprattutto quando il pesce è in prossimità alle sottoriva. Qui si trattano tutti sempre di pesci da 1,5 kg, 2, per cui non si può sottovalutare la potenza di questi pesci, che magari si fanno trascinare per alcuni metri, poi dopo si fermano completamente per cercare di slamarsi a pigli sul fondo. Vedete? Questa, ecco perché ha fatto una partenza pazzesca, perché è una carpotta, ecco, una carpotta da circa 700-800 grammi, per cui dicevo c'è qualcosa che non va rispetto all'immagine e il tiro che sentivo sulla canna. Naturalmente queste sono carpe selvatiche e quando fanno la partenza è sicuramente una cosa importante. Vi faccio vedere un piccolo particolare. Io metto sempre la canna al di sotto qui mi ci siedo sopra, diciamo così, perché questo mi consente di recuperare il pesce, vedete, avere la cima flessa, per cui abbiamo sempre il nostro filo intero, non avremo grovigli vari e possiamo gestire la slamatura del pesce in assoluta tranquillità, senza dover fare cose difficili. Adesso vi faccio vedere il pesce. Nel momento in cui le mangiate sono diventate un pochino più difficili, avete visto,
a 11 minuti abbiamo visto questa mangiata di questa carpetta, per cui sicuramente i pesci ci sono diventati un pochino più diffidenti, tutto a causa di questa corrente che si è alzata, che può essere generata un po' dal vento o un po' anche dalla corrente stessa del canale. Adesso andiamo a rilanciare e invece che lanciare a sinistra andremo direttamente dentro al buco dove stavamo pescando prima. Una bella precisione nel lancio, un grande carico di potenza e clip e siamo precisi dentro il buco. In questi casi, quando abbiamo il vento così laterale che spinge tantissimo, bisogna stare un attimo attenti a secondare nel momento in cui cade il nostro metodo dell'acqua la pancia del filo che si è accoricata sull'acqua, per cui il mio consiglio è sempre di stare qualche secondo con la canna in tensione, caricare leggermente la canna verso destra in maniera da dare quella tensione superficiale al filo in maniera che tagli la superficie e il filo si possa accomodare tranquillamente sotto il pelo dell'acqua per poi adagiarsi sul fondo. Adesso ho già passato i 3/4 del canale e il filo è completamente sparito dalla superficie, per cui ripongo la mia canna in questa maniera un po' insolita per la pesca a metodo, cioè un 3/4 alto, ma non posso fare altro perché purtroppo, come vedete, nel mio sottoriva ci sono tutte queste situazioni di erbette, rametti, cannucce tutte tagliate che non mi consente di tenere la canna regolarmente proprio a pelo dell'acqua. Posso perdere qualche piccola boccata, ma insomma cerco di tirare quando il segno è ben definito. Supremacy XR Distance Feeder, una canna realizzata in due lunghezze 12,2 ossia 3,70 m e 13,2 ossia 4 metri, che hanno la prerogativa per la pesca a lunga distanza, che questa sia a method o a feeder. Molta importanza di queste canne è come sono state realizzate. Abbiamo pensato che per lanciare molto lontano avevamo necessità di avere una canna molto ferma nella parte bassa e naturalmente nella parte frontale essere molto sensibile per percepire anche delle boccate molto sospettose. Di conseguenza abbiamo dovuto lavorare partendo dalla cima per poi arrivare nel calcio, e per il discorso di pescare a lunga distanza ci è venuta una grandissima idea che credo che sia abbastanza rivoluzionaria. Abbiamo dotato tutte le canne di un piccolo allungo, un allungo veramente molto corto, ma nel caso di lanciare a lunga distanza diventa fondamentale.
questa piccola extension ci permette di aprire maggiormente la nostra imbracciatura della canna, per cui nel momento in cui andiamo a spingere, e la spinta nel lancio avviene sempre con la mano sinistra perché dobbiamo tirare, questo naturalmente per i destroidi, non per i sinistroidi, quando dobbiamo tirare questa qui ci aiuterà ad avere una massima spinta, per cui con canne anche di 12 piedi e 2 riusciamo a raggiungere i 100 metri con estrema facilità. Nella gamma, come dicevo, ci sono diverse grammature, una medium power da 100 grammi per una power da 120 grammi nella versione di 12 piedi 2, oppure nella versione da 13 piedi 2 abbiamo una 120 e una 150 grammi. Riusciamo così a coprire tutte le necessità della pesca a feeder e soprattutto della pesca a distance, a metodo a lunga distanza. Vi assicuro, in pesca sono incredibili. Oggi abbiamo preso delle brine veramente grandi e ci hanno dato una grandissima soddisfazione, e anche dei pesci medio piccoli, le abboccate sono veramente incredibili. Le canne vengono dotate di travettini, tutti in carbonio, e abbiamo fatto una piccola miglioria per quanto riguarda le cime, che per evitare che il nostro filo, la nostra treccia si vada ad arrotolare, perché magari distrattamente non ci siamo accorti che il filo si è avvolto sull'apicale, abbiamo montato degli apicali con un doppio piede di appoggio. Questo cosa succede? Che quando il filo magulatamente si fa un mezzo giro, come noi lo mettiamo in tiro, scappa e non si va a bloccare nella curvatura dell'anello. Questa veramente è una soluzione che evita spiacevoli rotture dei vettini, e lo sappiamo tutti, i pescatori da feeder, quando siamo in pesca e abbiamo un assetto perfetto e rompiamo una vetta, diventa veramente disgrazia, oltre sotto il lato economico. Per cui XR Distance Feeder, una canna rivoluzionaria che vi permetterà di raggiungere 80 e 100 metri con estrema facilità. Mi voglio soffermare su un aspetto veramente importante, che è, guardate, sta mangiando, che è l'aspetto di come si tiene la canna a method. A differenza che a feeder, che dobbiamo vedere, adesso guardate, un altro intercetto, ma non ci do perché non è una mangiata, adesso la sta quasi tenendo la mangiata. Tenendo la canna inclinata così e sotto il pelo dell'acqua mi permette di, vedete oggi è una giornata molto ventosa, molto particolare, prima c'erano dei detriti di superficie, poi la corrente, e adesso mi ha lasciato. Adesso c'è. In questa maniera qua, con la vetta sott'acqua, io riesco a vedere qualsiasi cosa che fa il pesce, e questo è veramente un bellissimo pesce. Cioè mi ha dato 7-8 volte prima di dare l'accenno giusto. In questo caso qui, come anche in alcuni precedenti, a mangiate mi è venuto incontro. Questo perché probabilmente le condizioni dell'acqua non sono perfette, i pesci sono un po' sospettosi perché escono dall'inverno, per cui l'acqua è ancora molto fredda, non sono molti in attività, e questo è veramente un bel pesce. Si è fermato proprio a 3/4 di canale e in questo momento qui non vuole venire verso riva, per cui aspettiamo più con calma, recuperiamo molto lentamente e diamogli tutto il tempo di poter mettersi dritto, perché soprattutto le brine grosse, cosa succede quando si inizia a recuperare? Loro cercano sempre di fare delle fughe a destra o a sinistra per cercare di slamarsi naturalmente, e il mio consiglio è quello di assecondarle. In questa fase qui dove loro stanno tirando non bisogna mai tirare. Questo è un piccolo consiglio che vi do. Spesso mi ha dato delle risposte positive, di riuscire a portare al guardino pesci veramente molto importanti. Questo è veramente un bel pesce. Muoversi e tirarlo su perché abbiamo poca batteria. Come ha fatto tutti gli altri precedenti, guardate, adesso ha preso il fondo e non vuole staccarsi. E questi tronchi, oh mamma mia che bello. Cerchiamo di assecondarlo. Recuperiamo il pesce. Oppala. Altro pescione. Facciamo piano perché non vogliamo rovinarlo. Guardate che bello. Adesso lo rilasciamo subito, tiriamo fuori il method dalla nostra rete e lo rilasciamo in acqua.
Quando si utilizzano canne potenti per fare lance a lunga distanza, il mio consiglio è quello sempre di abbinare dei mulinelli di buone dimensioni, 5500 o 6500. Questa mattina ho utilizzato un 5500 della Feeder Spectrum, che è un mulinello che utilizzo tantissimo perché mi dà una buona sensibilità sulla canna, soprattutto in fase di lancio, soprattutto in fase di recupero quando ho magari dei pesci grossi. L'ho montato sulla canna di 13 piedi 2. Sulla canna invece da 12,2 ho preferito montare il nuovo Marvel FDX. Perché? 5500. Perché penso che le dimensioni, il rapporto di recupero e il peso siano ideali per una canna da 3,70 m. Particolarità del mulinello, una bellissima presa, per cui quando peschiamo a method, che abbiamo dei pesci importanti, l'avere il contatto col mulinello, soprattutto con la manovella, è fondamentale. Una grandissima altezza e una buona capacità contenitiva di filo, per cui possiamo mettere anche dei fili di diametri generosi, anche del 28, e a method spesso e volentieri ne andiamo a utilizzare. In fase di recupero è veramente molto potente, per cui anche sotto sforzo con pesci di grandi dimensioni, come possono essere delle grandi brem o addirittura delle carpe, non ha nessun problema. Io trovo che un assetto in questa maniera qui sia veramente perfetto. Doppia line clip, per cui se dobbiamo fare 2 linee di distanza è veramente perfetta, e un archetto maggiorato che ci permette proprio nel momento in cui chiudiamo di posizionare subito il filo correttamente. Trovo che questo abbinamento qui, Supremacy con il Marvel, sia veramente un abbinamento perfetto. Io ve lo consiglio, voi provatelo. Per essere un pochino più attrattivo con la mia pastura ho messo qualche micro pinchi all'interno della pastura, proprio che in modo che nel momento in cui andiamo a stampare i pesci troveranno al massimo 5 o 6 pigattini morti all'interno. Stringo bene, metto un pochino di pellet per una seconda stampata. Questo mi consentirà, soprattutto per il discorso delle carpe, di attrarle e di lasciarle sul nostro spot, per cui stampaggio, pastura con dentro qualche bagattino sopra le pellet, e adesso andiamo a lanciare. La misura è sempre 82 metri vicino alle cannette, per cui carichiamo bene e siamo di nuovo nelle canne. Come vi dicevo, il discorso di posare il filo sull'acqua e metterlo in tensione è il fattore principale dopo il lancio. Questo ci consentirà di avere una traiettoria molto dritta del nostro filo, evitiamo delle pance molto larghe e andremo in pesca molto più rapidamente rispetto a assecondare la discesa del filo in acqua. Ormai siamo già passati ai 3/4, ci sono gli ultimi 7-8 metri che sto guardando e siamo andati sott'acqua. Adesso abbassiamo un attimo la nostra canna perché non abbiamo più interferenze sopra il pelo dell'acqua, perché il vento ha decisamente modificato la corrente, e ci dedichiamo a questa boccata. Naturalmente il nostro timer è sicuramente molto importante, per cui lo posizioniamo qui sopra e aspettiamo. L'assetto dei miei mulinelli è un assetto che utilizzo già da tantissimo tempo, e con l'innovazione e l'ingresso del nuovo Tupper Leader Feeder è sicuramente un'evoluzione di tutto quello che stavo facendo. Anche oggi sul mio mulinello ho caricato un 22 perché stiamo pescando a lunghissima distanza, e un shock leader frontale dello 0,28. Questo mi consente di arrivare comodamente accanto al cannetto, e abbiamo preso anche dei pesci veramente molto grossi, non abbiamo avuto nessuna difficoltà in fase di recupero. Io credo che l'abbinamento di questi due fili sia veramente perfetto. Possiamo anche abbinare direttamente il method insieme al feeder Tupper Leader. In questo caso qui ho voluto utilizzare questo assetto perché, essendoci una giornata molto ventosa e avendo necessità di affondare il filo molto velocemente, il sinking mi dava oggi questa determinata sicurezza. Poi avere in mulinello un filo del 22 dà sempre una certa garanzia nella fase di recupero. Il Tupper Leader Feeder è assolutamente un qualcosa di unico. 10 spezzoni conici da 12 metri l'uno, dove troviamo una parte dritta di 2 metri, una parte conica di 4 e un'altra parte di 6, per cui non c'è necessità di dover fare dei tagli, delle modifiche allo shock leader, perché i diametri che abbiamo realizzati sono perfetti per la pesca a feeder.
Vedete, i 10 spezzoni sono bloccati da una piccola etichetta. Come la sollevo parte la parte più sottile, per cui quelle che noi andremo a collegare con il filo del mulinello. Attacco l'etichetta sulla bobina centrale. Perché mi dite questo? Perché essendoci 10 spezzoni non mi posso ricordare quanti spezzoni ho utilizzato, per cui se andrete poi a controllare sull'etichetta sull'etichetta della bobina quante piccole etichette avete applicato, saprete sempre quanti spezzoni vi rimangono all'interno della vostra bobina. Questo è un intercetto, vedete? Guardate come si è alzata la canna. E questo è un pesce. Mamma mia, si è piantato di là. Questo potrebbe essere un altro di quei bremoni grossi. Adesso sono entrate sulla nostra pasturazione. Questo sicuramente è molto divertente perché lanciamo e ogni 4-6 minuti vediamo una mangiata, per cui è veramente molto bello. Le mangiate sono quasi tutte a ritornare, cioè alzano il pasturatore e ci vengono incontro. Questa è stata invece una partenza molto più diretta, forse potrebbe essere una carpetta che magari è partita subito lateralmente le cannette, ma dai colpi secchi che sento a metà del canale mi viene più da pensare che sia una brema. Dopo vi voglio far vedere un piccolo particolare che secondo me è veramente importante, cioè dopo aver fatto il lancio in una condizione come quella di oggi, dove il vento è laterale, c'è una spinta veramente molto forte che incide tantissimo sulla superficie dell'acqua, ci vuole molta attenzione nel sommergere il filo, per cui dobbiamo essere innanzitutto sicuri di utilizzare all'interno del nostro mulinello un filo con un grado di affondabilità elevato, e questo già è una buona partenza per avere un buon risultato per fare questa operazione. E in questo caso qui io sto utilizzando il nostro filo sinking, che lo trovo veramente ottimo, e a seguire ci sono alcuni movimenti che reputo veramente fondamentali, che sono quelli che noi abbiamo un vento in questo momento qui che tira da destra verso sinistra, per cui se assecondiamo il lancio ci troviamo a creare una pancia gigantesca del filo in acqua, per cui nel momento in cui il nostro pasturatore ha toccato, vedete come sta facendo questo pesce qua, vuole andare in mezzo a questi rami e non vuole mica mollare. Sapete che cos'è questo pesce? Sembrava un pesce molto strano. Io adesso prima lo voglio vedere e poi dopo lo commentiamo insieme, perché ne ha quasi delle eccezionalità, e ve l'assicuro. È un pesce che prenderlo qui dentro mi sembra veramente una cosa molto... Guardate che carasso, aiuto! Questo è un pesce che è sicuramente... wow! Guardate che mole che ha questo carassio. Cercava in tutti i modi di andare sotto questi rami. Questo è un pesce da chilo tutto. Miseria! Che peso! Peso specifico elevatissimo. Appena allamato in punta. Guardate che bellezza, mamma mia, che soddisfazione recuperare questi pesci. Rilasciamolo subito, perché probabilmente questo è un pesce di oltre 10 anni, per cui è veramente un peccato lasciarlo fuori dall'acqua inutilmente. Vi stavo dicendo, il mio consiglio è che quello di, quando lanciamo, portiamo subito la canna, come è toccato il pasturatore, subito sulla destra, aspettiamo qualche secondo e poi carichiamo la canna proprio per sentire, intercettare il nostro pasturatore posato, e cerchiamo di mettere in tensione la canna. Questo ci permetterà di raccogliere la pancia e piano piano mettere il filo proprio dritto, canna, metodo, sulla sponda opposta. Non ci saranno pance inutili. Questo ci consente di poi mettere la canna sulla destra e avere il filo sempre dritto. Io lo utilizzo spesso questa cosa e credo che i lanci a lunga distanza siano
un bel vantaggio. Poi ci saranno delle volte, o magari qualcuno che la pensa diversamente a me. Io in questo sistema lo trovo veramente ottimo. Un canale direi in piena forma, pesci bellissimi, appena usciti dal freddo invernale e che stanno andando in frega. Abbiamo cercato di darvi alcune spiegazioni della pesca method, vi abbiamo dato qualche piccolo consiglio che spero che potete metterle in pratica e spero che possano essere validi, per cui seguiteci sul nostro canale Trabucco dove potrete vedere la pesca feeder, a spinning, a surfcasting, a bolognese, a rubasienne, tanti contenuti, tanti consigli per voi amici pescatori, per cui seguiteci e speriamo di darvi qualche ora di piacevole divertimento.